Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Per chi mi segue su Facebook saprete già che, visto il periodo di quarantena che stiamo attraversando qua in Italia, ho deciso di portarvi questa piccola serie dove andremo a trattare un po' di argomenti diversi, tutti riguardanti comunque il filmare con droni FPV. Quindi andremo a parlare di che tipo di drone utilizzo io per filmare, e quindi faremo una video build prossimamente col mio setup del 2020. Andremo a parlare di software di stabilizzazione, quindi in particolare di Real-3D-Go, andremo a vedere come utilizzarlo al meglio. Andremo poi dentro Adobe Premiere a vedere un mio progetto, a cercare di capire quali tecniche possiamo usare per rendere i nostri video più piacevoli da guardare. E infine oggi parleremo dei settaggi della GoPro, quindi quali sono i miei settaggi per la GoPro, e colgo l'occasione appunto per farvi questo video visto che me lo chiedete da tantissimo tempo e non ho mai avuto intanto il tempo per farlo, e poi farlo così non all'interno di una piccola serie non mi sembrava avesse molto senso, perché vanno un po' contestualizzati. Poi tutto quello che noi andremo a vedere oggi ci verrà poi molto comodo quando andremo poi invece ad editare il video, quindi inserito in un contesto secondo me assume molto più senso. Quindi direi di non perdere altro tempo, perché poi mi si scarica la GoPro, e andiamo subito a vedere i settaggi. Ok, partiamo quindi dalla risoluzione. Risoluzione io registro sia in 4K che in 2.7K, in entrambi i casi in 4 terzi. In 4 terzi per due motivi principali. Il primo è che uso Real-3D-Go, e Real-3D-Go ha bisogno di un formato, di un video in input in 4 terzi per poter stabilizzare adeguatamente. Lo vedremo poi bene nel video dedicato, ma comunque a grandi linee cosa fa Real-3D-Go? Prende il video 4 terzi, lo trasforma in un 16 noni e tutto il frame avanzante sia sopra che sotto lui lo utilizza per stabilizzare, quindi lo muove, diciamo, per stabilizzare il video. L'altro motivo per cui utilizzo 4 terzi viene invece molto utile per chi invece di Real-3D-Go utilizza magari HyperSmooth, quindi la stabilizzazione nativa della GoPro, ed è il cosiddetto reframe. Che cos'è reframe? Fondamentalmente mettiamo caso che siate ad un evento di drift, ok? State facendo delle riprese, siete dietro alla macchina e a un certo punto vi sbagliate e date troppo gas, quindi la macchina dal centro della vostra inquadratura va tutta verso il basso, ok? Comunque non rimane perfettamente al centro come prima. Cosa possiamo fare in questo caso? Se il video è in 16 noni, basta, la macchina probabilmente è anche uscita dall'inquadratura o comunque ne abbiamo tagliato un pezzo, la clip è inutilizzabile. Nel caso invece registrassimo in 4 terzi, abbiamo la possibilità poi in post, visto che il video poi finito sarà in 16 noni, di andare sul nostro video in 4 terzi e scorrere, diciamo, il nostro video 16 noni sul 4 terzi finché il nostro soggetto non torna allineato. Quindi in questo modo noi abbiamo salvato una clip potenzialmente rovinata. E questo è un grande vantaggio per i 4 terzi. Nel caso utilizziate Real-3D-Go non lo potete fare e quindi dovete stare attenti, ma vi dicevo, questo ne parleremo poi nel video dedicato a Real-3D-Go. Se usate HyperSmooth questo è un grosso vantaggio, quindi se usate HyperSmooth registrate in 4 terzi e fate reframe, perché è veramente una grossa mano e vi può davvero salvare delle clip. Per quanto riguarda invece il frame rate, ovviamente siamo limitati dal fatto che registriamo in 4 terzi e quindi avremo 4K a 30 fps oppure 2.7K a 60 fps. Quindi fondamentalmente dovete usare per delle riprese tipo di chasing, di auto, moto, cose così, 2.7K a 60 fps, invece riprese tipo long range 4K a 30 fps. E andate tranquilli, comunque 30 fps bastano e avanzano, a meno che appunto non abbiate necessità di fare slow motion. Parlando invece del FOV, il FOV ovviamente utilizzo il wide perché Super View dà una distorsione assurda e il linear è alla fine utilizzato solo da chi fa vlog, quindi il wide è alla fine la giusta via di mezzo, per cui wide, e su questo non vi sbagliate. Passiamo adesso alla sezione ProTune, dove dovremmo stare particolarmente attenti ad un paio di parametri e dove effettivamente si vedrà la grossa differenza, il grosso salto rispetto a quelli che sono i settaggi tradizionali. Per accedere alla sezione ProTune si fa uno swipe da destra verso sinistra, almeno su Hero 6, forse sulla 7 o 8 hanno cambiato il menu, non mi ricordo. Comunque entrate nella vostra sezione ProTune, se è disabilitato abilitatelo e andiamo subito a cambiare il white balance. Il white balance che cos'è? È il bilanciamento del bianco, quindi
diciamo, detta proprio semplice semplice, è con che tonalità vengono resi i vostri bianchi, se sono più spostati verso un azzurro o verso l'arancione. Ok? Allora, di solito sta in automatico, noi la dobbiamo assolutamente togliere questa impostazione, perché il white balance in automatico è veramente fastidioso e da correggere è molto difficile, quindi almeno per me. Quindi lo bloccate. In particolare io ho avuto problemi volando sulla neve in passato, quando si vola sulla neve ad esempio al tramonto, a seconda di come ci si gira rispetto al sole, la neve diventa tutta blu oppure tutta arancione. E questo ovviamente noi non lo vogliamo, noi vogliamo che il bianco resti costante all'interno del nostro video. Quindi, come lo settiamo? Il valore standard è 5500 Kelvin, che è quello della luce solare. Poi, a seconda dei vari tipi di luce, ci sono diversi valori di bilanciamento del bianco, ma per quello che è la mia esperienza ho visto che con 5500 Kelvin, salvo qualche rara occasione, dove proprio magari volo al tramonto totalmente in ombra, funziona. Quindi nel 90% dei casi vi va bene, nel restante 10% dovete magari smanettarci un attimo, però prendete sempre come riferimento un oggetto bianco, per esempio, non so, un foglio di carta, e lo cambiate finché in camera non vi risulta del suo colore, quindi bianco. Ok? Quindi è una cosa comunque abbastanza semplice da settare. I prossimi due parametri sono invece la sharpness e il profilo colore, e in particolare la sharpness da alta, che è quella di default, la tireremo giù a media o addirittura a bassa. Qua sta un po' a voi, al vostro gusto. Media per me mi sembra il giusto compromesso tra un'immagine ben definita ma un'immagine che resta comunque naturale, mentre alta dava proprio i buoi di tutti i mercati e quindi era proprio un'immagine artificiosa. Invece per quanto riguarda il profilo colore, io lo tengo in flat e vi consiglio di farlo, perché il profilo colore GoPro non è male, ma vi dà molta meno libertà poi in post produzione per andare a fare delle correzioni. Quindi se lo mettete in flat avete molto più margine e potete fare delle correzioni anche più pesanti. Arriviamo adesso a quelli che sono i due punti critici di questi settaggi, che sono gli ISO e lo shutter. Partiamo dagli ISO, che sono quelli un pochino più semplici. Allora, gli ISO sono la sensibilità del nostro sensore alla luce. Ok? Quindi maggiore sarà il nostro ISO, più il nostro sensore sarà sensibile alla luce. Il problema qual è? Che più il nostro sensore è sensibile, più rivela rumore nell'immagine, e il rumore è quella specie di grana che si vede in alcuni video, magari vi faccio passare anche qualche fotogramma dove si nota bene, e noi assolutamente non lo vogliamo, ne vogliamo il meno possibile. E per fare questo cosa facciamo? Semplicemente teniamo gli ISO il più bassi possibile, quindi minimo a 100, massimo a 100 sempre. A meno che non siate proprio in una situazione tipo al tramonto, col sole che è già mezzo andato giù, state volando in ombra, allora alzateli a 200, i massimi, minimi sempre a 100, i massimi a 200. Non oltre, perché se iniziate ad andare sui 400 inizia ad entrare il rumore e poi a toglierlo ce ne vuole. Dovete usare dei programmi apposta, che sono di solito abbastanza pesanti a livello di CPU, vanno a appesantirvi quindi poi tutto il vostro progetto, a rallentarvi i tempi di rendering, quindi se potete evitateli, tenete l'immagine piuttosto un filo più scura, l'andate poi a schiarire in post, però gli ISO 100, 100 o 100 e 200 proprio ogni tanto, quindi i più bassi possibili. Passiamo adesso al secondo parametro, che è tra tutti forse quello più importante, ovvero la shutter speed. La shutter speed che cos'è? È la velocità con cui il nostro otturatore si apre e si chiude, facendo arrivare quindi la luce al nostro sensore. Maggiore sarà la velocità dell'otturatore, meno luce entrerà al nostro sensore. Come lo dobbiamo settare questo otturatore? Molto semplice, lo dobbiamo settare al doppio del frame rate a cui stiamo registrando. Quindi se noi stiamo registrando a 30 fps, il nostro shutter speed sarà settato a un sessantesimo, se registriamo a 60 fps sarà a un centoventesimo. Tenete conto che solitamente la nostra GoPro, quando sta in automatico come shutter speed, registra con shutter speed molto più elevate di quelle a cui noi andiamo a bloccarla. Quindi non appena andiamo a bloccare la shutter speed, noteremo che l'immagine risulta parecchio bruciata, se non completamente bruciata. Questo perché ovviamente, essendo più lento l'otturatore, entra molta più luce nel sensore. Quindi come facciamo a compensare questo problema? Lo facciamo con un filtro ND. I filtri ND non sono nient'altro che dei semplici occhiali da sole per la vostra GoPro, quindi li mettete
davanti alla vostra lente e boom, fanno da filtro per tutta quella luce che l'otturatore non riesce più a bloccare visto che è bloccato. Ora, ci sono diverse combinazioni possibili di filtri ND e shutter speed a seconda delle varie luci, dei vari momenti della giornata. Io vi spiego brevemente quello che è il mio metodo per scegliere quale filtro ND usare in un determinato momento per un determinato shot. Ognuno può trovare il suo metodo, l'importante alla fine è che la ripresa risulti ovviamente esposta correttamente. Allora, io solitamente faccio così. Parto da scegliere la risoluzione a cui voglio registrare, quindi facciamo l'esempio, devo filmare del drift 2.7K, 4 terzi e quindi 60 fps dicevamo. Perfetto, a questo punto so che devo settare la mia shutter speed a un 120esimo. La metto a un 120esimo, perfetto. A questo punto cosa faccio? Prendo la mia GoPro e cerco di puntare contemporaneamente sia delle zone in ombra sia il cielo. Questo perché il cielo, soprattutto quando c'è anche le nuvole, è la zona che viene più facilmente sovraesposta dalla nostra GoPro. Quindi puntando, tenendo nello stesso frame cielo e ombre, riusciamo poi, andando a cambiare il filtro ND, a vedere con quale filtro noi abbiamo il cielo esposto correttamente e le ombre che non sono sottoesposte. O meglio, non troppo sottoesposte, perché sennò poi andiamo a perdere dettaglio sull'ombra e anche quello non lo vogliamo. Quindi il mio metodo è questo qua, fondamentalmente. Blocchiamo tutto come lo vogliamo bloccare e poi cambiamo filtro ND finché non troviamo quelli giusti. Diciamo che le combinazioni più solite sono quelle di tramonto ND4, sole normale ND8, ND16 nelle ore più calde della giornata, fino ad arrivare a un eventuale ND32 nel caso in cui proprio ci fosse tantissima luce, una giornata molto molto soleggiata oppure siamo sulla neve. Queste diciamo che sono le mie scelte solite, quelle più comuni. Ci possono essere dei casi dove magari vi trovate a usare un ND32 con minore luce perché state volando, non so, sul ghiacciaio, che allora riflette tanto, però diciamo che il principio per scegliere è lo stesso, quindi dovete avere le zone in ombra che siano scure. In generale l'immagine risulterà un po' scura, vedete, però non è un problema, poi la andate semmai a schiarire leggermente dopo. L'importante è che non abbiate zone sovraesposte e non abbiate zone troppo sottoesposte. Dovete trovare un buon compromesso. Purtroppo alla GoPro gli manca un istogramma, perché se ci fosse l'istogramma sarebbe molto più facile settare il filtro ND, perché in base a quello si cerca di evitare i due picchi, il picco di sovraesposizione e quello di sottoesposizione. Però lo facciamo ad occhio e bene o male il risultato viene comunque buono. Quindi questi erano i miei settaggi per la GoPro, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile, che vi possa veramente dare una mano per fare un ulteriore step nella produzione dei vostri contenuti. Se avete domande e curiosità, come sempre, scrivetemeli qui sotto nei commenti. Io vi invito, come sempre, a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale perché usciranno altri video su tutto questo argomento del filmare con i droni FPV. Quindi mi raccomando, io vi aspetto al prossimo video. Bella!